considero una lezione di grammatica. Del resto io non sono un'esperta di suoni o di fonetica, ma voglio darvi dei consigli su come puoi pronunciare correttamente la nostra c, 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 whatever. Io sono Angela e su questo canale in genere si parla di grammatica italiana, ma ho deciso di dedicare piccoli spazi a diversi argomenti. E per questo cominciamo! Chi mi ama mi segua. La lettera C cambia il suo suono quando accompagna vocali o consonanti come la nostra S o la nostra H, che sarebbe quella consonante, l'H, che non pronunciamo mai, ma che qualche volta pronunciamo. E prendetela per buona. La nostra C si manifesta con 3 suoni diversi nella nostra vita reale, nella sua vita reale, quella della C. C quando accompagna la vocale A oppure la vocale O oppure la vocale U avrà questo suono. Casa, coltello, cuore. E quindi posso dire: benvenuto, questa è casa mia. Non usare questo coltello, è pericoloso. Avete rubato il mio cuore. Ma ci sono altre parole come caminetto, camicia, cono per il gelato, cono gelato, cubo, questo è un cubo. Ma quando invece la nostra C incontra la E oppure la I, queste 2 vocali, il suo suono cambia e questa volta cambia in C o C. In questo modo, C o C. Leggiamo queste parole insieme. Cena o cenare, il verbo. Cena è il sostantivo, cenare è il verbo. Possiamo dire cinema o possiamo leggere città. E quindi sentirai dire: possiamo andare a cena insieme se vuoi. Ma da quanto tempo non andiamo al cinema? Mi sono dimenticata. La città di Toronto è grande. E poi abbiamo ancora parole come cintura, cipria, cipolla, oppure cestino, cerino e cervello. Ma succede anche che la nostra C può essere seguita da 2 vocali, non da una, ma la prima sarà sempre la I e il suo suono sarà molto simile al suono delle parole che abbiamo letto adesso, ma questa volta la nostra I si sentirà nella pronuncia della parola. Voglio dire, la parola ciao, che tutti conosciamo, e si scrive con la I, e noi la pronunciamo ciao. Ciao, ciao. Oppure un'altra parola famosissima è cioccolato. Cioccolato. In questa parola abbiamo entrambi i suoni, cio e co. Mio marito mi dice: ma quanto cioccolato mangi? Devo dire che a me piace il cioccolato, che però mi piace il cioccolato se mangio un pezzo di cioccolato, una barretta di cioccolato. Ma se invece dico mi piace la cioccolata, intendo dire che mi piace la bevanda, voglio dire bevo una cioccolata calda, quindi cioccolato al maschile per una barretta di cioccolato, cioccolata al femminile quando è una bibita, no vabbè una bibita no, una bevanda calda. Considerate la parola doccia, sentite il suono della I
doccia. Senza la I sarebbe doca. Ok, non è la stessa cosa, chiaramente. Ma non esiste in italiano, è solamente doccia. Nella parola panificio, panificio, il posto dove si fa il pane. Panificio. Non potrebbe mai essere panifico. No, non c'è in italiano, non esiste. E nella parola ciuccio, quello che usano i bambini per ciucciare. Questo è il verbo ciucciare. O nella parola arancia. E anche qui noi italiani facciamo una distinzione. Arancia è il frutto dell'albero, arancio è invece l'albero delle arance. In tutti questi esempi la lettera C è accompagnata dalla vocale I e poi da un'altra vocale, come ad esempio nella parola cielo. È bellissimo il colore del cielo. Non qui in Canada comunque, no, in Canada no. E poi ancora un altro suono diverso. Non cambiate canale, iscrivetevi e lasciatemi un like se volete andare via, ecco. Quando la nostra C incontra l'H. Sì, in questo caso il suono è completamente diverso. È vero, noi la nostra H non la consideriamo nella nostra lingua italiana. Quando studi il verbo avere, che è un verbo irregolare ed è importantissimo, lo impari senza pronunciare l'H. E quindi dici io ho, tu hai, lui ha. Ma l'H, nel caso in cui incontra la C, influisce sul suo suono. Il suono della C cambia. Qualcuno dice, meglio dire, suggerisce che si possa pronunciare come la K. Beh, prendetelo per buono se volete. Quindi leggerò che e chi. Altra cosa da ricordare è che la nostra H, C e H, potrà essere eseguita solo da due vocali, la E e la I, nessun'altra. Non so se questo vi può aiutare. Per questo dico forchetta, posso dire mucche, il plurale di mucca, posso dire chiave o chiavi, chiesa o chiese. Mio marito mi chiede tutti i giorni: che fai stasera per cena? Che fai stasera per cena? Bello questo esempio, con tutti e due i suoni, che e c'è. Oppure qualcuno ti può chiedere, io sono curiosa, chi viene con te in vacanza? Chi viene con te in vacanza? Ed anche qui abbiamo chi, co e ca. Ma abbiamo anche un suono che non viene mai considerato quando si parla di C. Ed è il suono che si forma quando la S precede la C o la C. Il nostro suono sk e sh, sk o sh. Ad esempio noi diciamo scoiattolo, schiuma, scheletro o scacchi. Ecco, queste parole sono perfette per i miei esempi. In primavera vedo tanti scoiattoli. A me piace il latte con la schiuma. Ma perché hai uno scheletro in camera? Studi medicina? E poi abbiamo sh, forse suono famoso per dire shh, silenzio, ma ci sono parole che hanno questo suono in italiano. Ad esempio, scimmia, sciarpa, asciugamano e ascia. La scimmia è un animale intelligente. Ed è vero. In inverno indosso sempre una sciarpa di lana. Mi piace il profumo degli asciugamani puliti. Penso che l'ascia possa essere un'arma se usata in modo sbagliato.
E questo è tutto. Spero di aver catturato la vostra attenzione. Lasciami un like, lasciami un commento e ci vediamo nel prossimo video. Bye!